Ciao a tutti e benvenuti su Turkey News Magazine. Restate con noi fino alla fine, perché i dettagli che stiamo per raccontarvi hanno acceso la serata e stanno facendo tremare i social. Prima di cominciare, iscrivetevi e condividete. Quello che è successo sotto i riflettori ha cambiato l'atmosfera in un battito di ciglia, e non volete perdervi nulla. L'elettricità nell'aria, il brusio elegante delle conversazioni, i flash impietosi. Tutto sembrava scorrere secondo copione, finché Barbaktas, salito sul palco per presentare i suoi nuovi progetti, non ha guardato verso il pubblico e, come se il mondo si fosse ristretto a un solo volto, ha fermato lo sguardo su Yağmur Yüksel. Ha preso il microfono con mano ferma, ha sorriso appena come chi sa di stare per oltrepassare un confine, e con una naturalezza che ha spiazzato tutti ha dichiarato, a voce piena, l'amo così tanto. Prima un sussurro collettivo. Poi un silenzio incredulo, quindi un fremito che è salito come un'onda. Yağmur ha spalancato gli occhi, colta di sorpresa da quell'impeto sincero, poi se li ha abbassati con un pudore luminoso e ha lasciato apparire un sorriso caldo, tenero, vero. Al suo tavolo, gli amici si sono scambiati sguardi complici, come a dirsi senza parole di essere testimoni di un momento che avrebbe fatto parlare per settimane. Bar è rimasto immobile qualche istante sul palco, assaporando l'eco di ciò che aveva appena confessato. Poi, con quella schiettezza che gli è propria, ha spiegato che gli era sfuggito, che tra set, prove e scadenze, a volte il cuore gli corre avanti e lui lo lascia parlare. L'atmosfera, già carica, si è sciolta di colpo in un calore diffuso. Alcuni ospiti hanno sussurrato che era stato il momento più romantico della serata, altri hanno sorriso dicendo che era la sorpresa più vera, nel puro stile di Barbaktas. Quando i fotografi hanno cominciato a pestare sul pulsante, le mani hanno ripreso ad applaudire, stavolta con un'intensità che aveva qualcosa di liberatorio. Poco dopo, mentre qualche giornalista cercava un commento di Yağmur, lei ha risposto con eleganza e misura, senza cercare l'effetto. Ha ricordato che chi conosce Bar conosce anche la sua energia, e che quando sale su un palco si affida al cuore. E quelle poche parole, pronunciate con calma, sono sembrate a molti la prova di una complicità che non ha bisogno di proclami per esistere. A fine serata, gli ospiti se ne sono andati col ricordo vivo di quell'attimo ribelle. Bastava guardare i telefoni per capire che stava succedendo qualcosa. Clip di pochi secondi, riprese dalle sedie laterali, dalle balconate, dai corridoi in penombra, hanno cominciato a circolare freneticamente sui social. Le immagini, ripostate all'infinito, hanno raccolto migliaia di interazioni nel giro di poche ore. E mentre le storie si moltiplicavano, i commenti si dividevano tra chi parlava di un gesto rivoluzionario nella sua semplicità e chi lo definiva un colpo di teatro irripetibile. Ma tutti, proprio tutti, erano d'accordo su una cosa. Nessuno avrebbe dimenticato facilmente il modo in cui la voce di Bar aveva tremato appena, mentre diceva «l'amo così tanto», né il pudore radioso con cui Yağmur aveva lasciato che quelle parole le cadessero addosso come una pioggia leggera. Quando Bar è tornato sul palco più tardi, per proseguire con il discorso, lo ha fatto con una calma che pareva nuovezza. Ha ricominciato a parlare dei progetti, dei traguardi raggiunti con la sua squadra, della fatica e delle albe sui set, ma qualcosa era cambiato. Ogni frase portava la traccia di quell'apertura, ogni gesto sembrava leggermente più vero. Nel pubblico, si avvertiva la stessa sensazione di quando una canzone che si crede di conoscere svela una nota segreta. E intanto Yağmur, dall'altro lato della sala, si muoveva con quella misurata grazia che le conosciamo, facendo di tutto per non essere il centro del mondo e finendo, per paradosso, per esserlo. Qualcuno le ha chiesto se lo aspettasse, lei ha scosso il capo, ha aggiustato una ciocca dietro l'orecchio e ha detto, con un filo di riso nella voce, che ci sono cose che sfuggono al controllo, e che forse è giusto così. Tornati a casa, molti ospiti hanno scritto ai loro amici per raccontare quel frammento. Ma il racconto che ha preso piede è quello che abbiamo visto tutti, luce calda, mormorii, un attimo sospeso, e poi, di colpo, l'amo così tanto. Un'esclamazione che non è un annuncio ufficiale, non è una didascalia perfetta, e proprio per questo risulta credibile. Siamo abituati a parole calibrate al millimetro, qui, invece, è crollata la diga del non detto e l'acqua è uscita chiara.
E la reazione di Yamur, priva di sceneggiatura, ha completato un quadro che non poteva essere inventato a tavolino: lo stupore, l'emozione che le si leggeva negli occhi, e poi quel sorriso che sembrava dire «va bene, lasciamo che sia». In sala, più di uno ha commentato sottovoce che in quell'istante si è vista, più che una dichiarazione, la libertà di essere se stessi. Passate poche ore, la storia ha ricominciato a vivere, raccontata da un'altra angolatura. Allo stesso evento, quando Bar è stato invitato sul palco dall'organizzazione, aveva esordito con il consueto autocontrollo. La voce ferma, il passo misurato, il ringraziamento alla squadra, all'affetto del pubblico, agli amici presenti. Sembrava una scaletta ineccepibile, il genere di presentazione che lascia dietro di sé solo complimenti. Ma mentre scorreva il discorso, una pausa più lunga delle altre si è allargata tra una frase e l'altra. Bar ha lasciato scivolare lo sguardo giù dalla platea, come a cercare un punto preciso, e quando i fari si sono incrociati con gli occhi di Yamur, qualcosa è cambiato. Ha sorriso in modo impercettibile, il tipo di sorriso che si fa quando si riconosce casa in un posto lontano. E poi, senza drammatizzare, senza preparare il terreno, ha pronunciato quelle parole: «L'amo così tanto». In sala, il tempo ha subito un piccolo sbalzo. Qualcuno ha trattenuto il fiato, qualcun altro ha tamburellato con le dita sul bicchiere prima di esplodere in un applauso improvviso, altri ancora si sono voltati verso Yamur per capire come avrebbe reagito. Lei ha inchinato appena il capo e ha sorriso con un pudore che ha scaldato ogni lato della sala, come quando si socchiude una finestra e l'aria fresca entra senza chiedere il permesso. Sul palco, Bar ha ascoltato l'applauso finire, senza affrettare nulla. Poi ha aggiunto che certe cose gli sfuggono, che la fatica degli ultimi mesi e la corsa da un set all'altro gli hanno insegnato a non lasciare indietro le parole importanti. Non c'era artificio, non c'era calcolo, la semplicità del gesto faceva tutto. E giù, tra i tavoli rotondi e le tovaglie color crema, gli sguardi degli invitati si incontravano come se stessero partecipando a un rito collettivo. Più tardi, quando le domande dei giornalisti hanno toccato anche Yamur, la sua risposta è stata un piccolo capolavoro di misura. Chi conosce Bar sa che dice ciò che pensa, la sua energia crea momenti così, e non è la prima né l'ultima volta che il cuore gli detta la scaletta. Quelle frasi, lineari e pulite, sono suonate come una dichiarazione di fiducia profonda. In tanti hanno visto nelle sue parole la conferma che tra loro c'è una trama fitta, fatta di stima, di ironia, di un linguaggio in codice che si legge negli occhi. Intanto, fuori dalla sala, il mondo correva. Sui social, i video registrati di lato, e poi raddrizzati e ripuliti dalle app, hanno cominciato a rimbalzare, inquadrature traballanti, audio che sale e scende, ma il cuore del momento intatto. I commenti sono piovuti senza sosta. Chi parlava di sincerità allo stato puro, chi di un gesto coraggioso, chi lo definiva la scena più bella della settimana. In mezzo, anche i soliti scettici, qualcuno suggeriva che fosse un'esagerazione, qualcun altro che si trattasse solo di un colpo di luce al momento giusto. Eppure, a rivederlo, quell'istante resiste a ogni lettura maliziosa. Non c'è un'ombra di teatralità negli occhi di Bar, non c'è ansia di ribalta nella sorpresa di Yamur. C'è, semplicemente, la vita che entra in una sala elegante e ci ricorda che i copioni si scrivono, sì, ma poi il cuore li corregge. Le ore sono passate e la storia ha assunto un altro profilo, quello del racconto definitivo. In una reception gremita di volti noti, Bar era salito sul palco con l'aria di chi ha molto da dire e il passo di chi non ha fretta. Con calma, aveva parlato del lavoro, delle nuove sfide, della squadra che gli sta accanto, dei giorni in cui l'alba è troppo corta e la notte non basta. La sala lo ascoltava, lo faceva spesso, quasi ipnotizzata dalla fluidità della sua voce. Ma da un punto in poi, il filo si è spostato. Gli occhi gli sono scivolati verso una sedia che brillava più delle altre, non per i gioielli, ma per l'attenzione con cui lo seguiva. Yamur, raccolta nella sua compostezza, aveva già fatto le foto di rito, già sorriso alle domande di circostanza, eppure pareva appena arrivata. È in quel margine di silenzio che lui ha detto ciò che nessuno si aspettava: «L'amo così tanto». Un lampo, una fessura che ha diviso in due la serata.
C'è stato chi ha riso perché non si aspettava tanta linearità, c'è stato chi ha applaudito subito, senza pensare, e chi ha guardato alternativamente Bar e Yamur, come per capire se stavano assistendo a una scena o a qualcosa di più grande. La reazione di Yamur è diventata, in pochi minuti, il fotogramma più condiviso. Prima un cenno, come a dire sono qui, poi un sorriso che non ha bisogno di essere tradotto. Ha sussurrato alle amiche al tavolo che non sapeva cosa dire. I telefoni hanno colto anche quell'istante rubato, e la frase, scritta sulle labbra, è diventata la didascalia preferita della notte. Perché a volte è proprio questo che si vuole, vedere che la sorpresa è vera. Bar, dal palco, ha atteso che fosse il pubblico a decidere il tempo, e quando l'applauso è finito ha riassestato il microfono con un gesto semplice. Ha aggiunto, con ironia lieve, che a volte il palco ti rende coraggioso. È esplosa una risata allegra, sincera, come il respiro che si libera dopo avere trattenuto un segreto. Gli invitati hanno commentato che la scena era autentica, non preparata, come una finestra che si apre in una stanza che aveva bisogno di aria. Più tardi, presse e microfoni si sono posati su Yamur. Lei ha concesso poche parole, calibrate non per prudenza ma per rispetto. Ha detto di conoscere Bar da anni, di averlo visto molte volte così, diretto sul palco quanto delicato nella vita. Ha aggiunto che non sempre serve un piano, e che certe cose funzionano proprio perché non sono state provate. È stato come riaccendere un fuoco già vivo. Le immagini hanno ripreso a correre, i commenti a moltiplicarsi, c'è chi ha definito la frase di Bar il culmine della sincerità, chi uno spettacolo vero che non ha bisogno di scenografie. E su una cosa sono stati tutti concordi. Quella dichiarazione improvvisa ha riscritto l'ordine della serata e si è presa, senza chiedere permesso, il titolo di momento più indimenticabile. Riascoltandola nella mente, quella voce ha un timbro che resta. E non è tanto la parola, amo, a colpire, benché sia una parola grande, ma il modo in cui si è fermata un istante prima di uscire, come se avesse bussato al petto per chiedere il permesso. La platea ha percepito quel tremito sottile e se n'è fatta custode. D'ora in poi, quando si parlerà di questa serata, la si ricorderà non per l'eleganza delle luci o la perfezione del catering, ma per l'imperfezione meravigliosa di un pensiero che ha trovato la sua strada. E se davvero il palco rende coraggiosi, allora questa è stata la forma più alta di coraggio, non una performance, ma un salto senza rete, di quelli che o si fanno sul serio, o non si fanno affatto. Così si chiude il nostro racconto di una notte che nessuno immaginava avrebbe preso questa piega. Se vi è piaciuto viverla insieme a noi, iscrivetevi a Turkey News Magazine, condividete il video e fateci sapere cosa avete pensato di quel "l'amo così tanto". Perché certe frasi non passano. Si depositano, crescono, e un giorno, basta tornare a guardare il filmato per sentire di nuovo quel brivido che attraversa la sala, vede Bar Bakhtas sul palco, incrocia lo sguardo di Yamur Yüksel, e ricomincia da capo, come tutte le storie che contano davvero.